La parte della città di Seregno che si sviluppa a sud della ferrovia Milano-Como è il quartiere Sant'Ambrogio. Che ha proprio nella chiesa parrocchiale il suo baricentro. Dedicata al Santo di Milano, la chiesa venne consacrata il 17 novembre 1963 dall'arcivescovo cardinale Giovanni Colombo e padre Ferdinando Colombo. Fu designato come primo parroco Don Luigi Fari, un sacerdote ambrosiano dal carattere impulsivo ma capace di guardare al futuro, che fece il suo ingresso il 28 giugno 1964 accompagnato dal sindaco Antonio Colombo. È bello ricordare questo evento, questo appuntamento, perché ci permette di tornare alle radici. Ed è sempre bello tornare alle radici, perché sono quelle che alimentano anche oggi i frutti di tutto ciò che vediamo. Indubbiamente la comunità cristiana, la Chiesa, è stata per questi 60 anni un perno, un riferimento importante per gli abitanti di questo quartiere. Il rapporto tra parrocchia e quartiere è da sempre stretto ed è confermato proprio dal Comitato Sant'Ambrogio stesso quando ha deciso di darsi una precisa identità dotandosi di uno stemma. È interessante la storia di questo luogo che vedete qua di fianco a me, questo tondo, dove c'è scritto Comitato di Quartiere Sant'Ambrogio, perché nel 2016 il Comitato aveva indetto un concorso di idee tra i ragazzi del quartiere. Il gruppo che ha vinto questo concorso di idee era il gruppo dell'oratorio Sant'Ambrogio e ha proprio ideato questo logo che vedete di fianco, che fondamentalmente riprende l'iconografia di Sant'Ambrogio. Ci sono le api, ci sono l'alveare e poi abbiamo avuto la fortuna che quando è stato emanato il regolamento di istituzione dei quartieri, il colore che è stato assegnato al quartiere Sant'Ambrogio è stato l'arancione e questo logo appunto ha proprio la base arancione, quindi abbiamo deciso di tenerlo insieme al logo che ha deciso il comune. Carlo Perego, profondo conoscitore della storia di Seregno, ci fa scoprire dove si trovasse l'antica chiesa di Sant'Ambrogio e il legame con quella nuova. Siamo nella nuova chiesa di Sant'Ambrogio, una bella chiesa, moderna, elegante, ma questa chiesa parrocchia non è nuova per Seregno come dedicazione.
Già a Seregno c'era un'altra chiesa vecchia dedicata a Sant'Ambrogio e anche quella era parrocchia. Come mai ci sono due chiese e c'è questa in questo momento? La chiesa di Sant'Ambrogio esiste ancora come stabile, non più come edificio religioso. Il motivo? Durante la dominazione austro-ungarica i fedeli di questa chiesa proprio non andavano d'accordo con l'altra parrocchia, quella di San Vittore. L'amministrazione austro-ungarica ha imposto la vendita dei due stabili e l'erezione di una nuova chiesa che è l'attuale basilica dedicata a San Giuseppe. Però questa chiesa è degli anni 60, ma c'è per un motivo solo, perché una trentina d'anni prima, 1930 circa, è stato bocciato un progetto. Se il progetto fosse stato realizzato, qui dove siamo noi in questo momento, ci sarebbe stata la sala d'aspetto della nuova stazione ferroviaria di Seregno. Questa nuova chiesa, che ha tutto di moderno, ricorda la vecchia chiesa e il vecchio edificio in un dipinto. È un dipinto di tanti anni fa. Il dipinto era nella vecchia chiesa di Sant'Ambrogio e ne posso parlare perché l'ho visto, prima di vederlo qui, l'ho visto nella vecchia chiesa che attualmente si trova come stabile in Piazza Italia, meglio conosciuta come Piazza del Re. Avevo una famiglia amica che abitava in via La Marmora. Al primo piano di quell'abitazione c'era un dipinto, per me strano, su una parete. La cosa più strana è che la famiglia che abitava aveva messo davanti a questo dipinto, aveva fatto fare in legno, ma anche in legno bello, un inginocchiatoio e una balaustra. Cosa rappresentava questo quadro e cosa rappresenta? Rappresenta l'imperatore Teodosio che va a parlare con Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio però lo respinge, non vuole parlare con lui, non vuole incontrarlo. Per che motivo Sant'Ambrogio respinge Teodosio, che anche lui era cattolico e combatteva contro gli ariani, il culto ariano? Il motivo era uno solo, che l'imperatore, per far trionfare il cattolicesimo, aveva ucciso o fatto uccidere tanti ariani, e questo a Sant'Ambrogio proprio non andava. Questo quadro l'ho visto più volte e a un certo punto la signora, padrona dell'appartamento, e l'appartamento ovviamente c'è ancora, ha deciso una cosa, dice: questa una volta era la parrocchia di Sant'Ambrogio, adesso non è più chiesa, ma c'è una nuova parrocchia di Sant'Ambrogio. Voglio che questo dipinto storico venga tolto dalla mia abitazione e spostato nella nuova chiesa, perché la nuova chiesa, che è moderna, deve avere per forza un legame con tutto quello che Sant'Ambrogio ha rappresentato per la storia del borgo di Seregno.
La nuova parrocchia cresce. C'è la necessità di costruire nuove strutture per i bambini, i giovani, gli adulti, la comunità tutta. Abbiamo chiesto a Maurizio Losa di raccontarci. Ci troviamo in quello che è il cuore dell'Oratorio Sant'Ambrogio. Qui Don Luigi Fari costruì l'asilo e alle nostre spalle c'è proprio la struttura dell'oratorio e delle scuole. E questo è il campo sportivo, una sorta di piccola bomboniera che era in terra battuta, poi nel 2003 è stato adeguato a quelle che erano le nuove esigenze, quindi è stato fatto questo campo in sintetico. La storia del gruppo sportivo Oratorio Sant'Ambrogio nasce nel 1978 per volere di Don Carlo Silva, che approfittando di quella che fu la prima fiaccolata da Torino a Sant'Ambrogio creò di fatto il gruppo sportivo che è andato avanti nel corso degli anni fino a diventare associazione sportiva dilettantistica nel 2003 ed è il periodo in cui io sono diventato presidente di questa associazione sportiva fino al 2013. Quindi al di là di quelli che sono i ricordi della prima parte della storia del gruppo sportivo Sant'Ambrogio, c'è poi la parte che è stata di vero sviluppo e di grande crescita. In 10 anni si è arrivati ad avere oltre 270 atleti tesserati tra le squadre di calcio e quelle di pallavolo femminile. Qui per volere di Don Giuseppe Conti venne fatta questa grande operazione di restyling e di grande investimento che possiamo vedere ancora oggi. Questo campo sportivo che viene utilizzato non solo dalle squadre di quella che è oggi l'associazione sportiva dilettantistica polisportiva San Giovanni Paolo II, come potete vedere alle mie spalle, ma è usato anche dall'oratorio, dalla scuola elementare, dalla scuola media, un punto di ritrovo. Quello della socializzazione, dello stare insieme, dello vivere insieme e del crescere in un certo modo è sempre stato un punto fermo di quella che è stata l'attività, perché c'era questa grandissima sinergia tra il gruppo sportivo e la parrocchia tra il gruppo sportivo e l'oratorio. E questo ha permesso appunto di vivere degli anni che sono per me indimenticabili. A riprova di quanto l'oratorio, ma anche la scuola e il teatro siano stati luoghi di incontro e socializzazione, ecco la testimonianza di chi li ha frequentati e qui è cresciuto. Come punto di ritrovo del quartiere, la cosa che mi è piaciuta di più, il punto di ritrovo nostro, è stato l'oratorio. Fin da quando ero piccola, in realtà sono andata anche a scuola, dove c'era l'oratorio, per cui il primo contatto è stato lì e da lì ho iniziato a costruire tutte le mie amicizie e le mie relazioni più importanti, che sono ancora oggi in realtà un bel gruppo con cui mi trovo, con cui abbiamo condiviso tantissimi momenti importanti. Poi c'è stato l'oratorio vero e proprio dopo, con l'adolescenza, che mi ha permesso di vivere un sacco di esperienze importanti, un'esperienza di solidarietà con il teatro dove ci siamo divertiti tantissimo, siamo stati un sacco insieme e abbiamo davvero condiviso molto, tanto che poi a un certo punto mi è venuta voglia di fare qualcosa anche io per poter ringraziare in qualche modo di tutto quello che avevo ricevuto, per cui poi avevo fatto anche da animatrice, educatrice dei ragazzi in oratorio. È sempre stato un po' il nostro punto di accentramento, di ritrovo anche da grandi, e adesso vorremmo ripartire in qualche modo anche da lì, ritrovare un punto di incontro di nuovo con le famiglie, con i figli, e quindi diventa un'esperienza che poi vorresti portare avanti per sempre. Anche per me l'Oratorio Sant'Ambrogio ha rappresentato quello che è stata la stragrande maggioranza della vita fino ad oggi, nel senso che io sono arrivato a Seregno che ero piccolissimo e i miei genitori mi hanno subito portato all'interno di quella che è la realtà dell'Oratorio Sant'Ambrogio, tant'è vero che lì ho fatto dall'asilo con le suore, ho fatto poi le scuole elementari e le medie. Non è finito lì perché
poi sono entrato anche a far parte della squadra di calcio, sempre del gruppo sportivo Sant'Ambrogio, e anche lì ho giocato per più di 12 anni a pallone. Oltre a queste esperienze sicuramente c'è stata anche l'esperienza dell'oratorio feriale, l'esperienza teatrale, che mi ha permesso anche di sviluppare tantissime conoscenze e anche qualcosa di nascosto, come la passione magari per un teatro, anche se in realtà teatro non era, perché facevamo cabaret. I primi a divertirsi eravamo noi, oltre insieme anche a tutto il pubblico che si divertiva appunto insieme a noi, e ricordo molto volentieri che questa esperienza teatrale ci ha aiutato anche a capire che cosa volesse dire la solidarietà, tant'è vero che raccoglievamo fondi da destinare all'Albania, a Don Zago se non ricordo male, e per permettere l'istruzione a bambini e appunto bambini e a famiglie che erano vittime di faide, appunto, che erano e sono purtroppo ancora oggi una piaga abbastanza importante. L'oratorio mantiene la sua attrattiva anche oggi, come ci raccontano gli animatori. Per noi l'oratorio credo sia un po' un posto di aggregazione, anche perché appunto ci permette di fare tante nuove amicizie e è sicuramente una grandissima possibilità anche per i ragazzi che vengono in oratorio, anche perché organizziamo più o meno una volta al mese delle domeniche animate tutti assieme, in cui ovviamente a parte i genitori che possono lasciare il figlio per qualche ora nelle mani di noi animatori, ma anche i bambini ovviamente possono conoscersi tra di loro, fare nuove amicizie, quindi pensiamo che possa essere appunto una bellissima esperienza anche per loro, anche perché ovviamente l'oratorio ha tanti spazi, ha il campetto da basket, dove si può anche montare la rete da pallavolo, ha il campo da calcio, quindi sicuramente è un'ottima possibilità per tutti, per riuscire a divertirsi e anche ovviamente conoscere nuove persone. Ora andremo a conoscere qualcosa della parte più ad ovest del quartiere, al confine con Meda e Seveso, quella a vocazione agricola, identificata ora come Parco del Meredo, dove dalla fine del 1700 sorsero diverse cascine. La prima fu Cascina Monti, con la sua bella immagine della Madonna di Santa Valeria, chiamata poi Monti Brivio dai diversi proprietari. Seguirono Cascina Curioni, oggi sede di una cooperativa agricola, Cascina Pelucchi, dove si svilupperà un progetto sociale, Cascina Silva, costruita nel 1910 con il dipinto della Madonna col Bambino, e Cascina Ciceri, oggi riconoscibile da un grande orologio in facciata. A memoria della vita contadina resta anche la Crusetta, la croce dei campi agricoli, visibile da via Saronno, verso la quale si rivolgevano i contadini nei campi durante la preghiera dell'Angelus, quella di mezzogiorno. Al confine con il territorio del quartiere Ceredo è sopravvissuta una piccola parte della macchia boschiva originaria e una farnia monumentale che svetta orgogliosa a testimonianza dell'antico aspetto del luogo. Il Meredo è sicuramente un territorio anomalo per Seregno, ma per tutto il territorio brianzolo, perché è un parco agricolo omogeneo, molto molto esteso. Per certi aspetti è rimasto ancora vergine e naturale. Al suo interno ci sono i stesi campi coltivati, le vicinali sono nella stessa posizione praticamente da 3 secoli, abbiamo i filari di robinie, un ambiente per certi aspetti unico, proprio perché all'interno, si è mantenuto vergine all'interno di uno dei territori più antropizzati d'Italia, che è la Brianza, lo sappiamo. Quindi noi siamo abituati a un territorio molto urbanizzato, dove ci sono residenze, fabbriche, attività produttive. Meredo è un cuore verde che è rimasto veramente vergine,
per certi aspetti unico nel suo genere. Al suo interno ci sono ancora le cascine, molte sono ancora abitate anche se hanno cambiato la loro funzione e hanno acquisito più che altro una funzione residenziale, ma per certi aspetti hanno mantenuto quella che è ancora la loro forma originaria. E le vicinali possiamo dire che sono un po' lo scheletro, l'ossatura di questo parco, che si è mantenuto tale, si è mantenuto vergine, proprio per essere parzialmente isolato da tutto il resto del territorio. L'isolamento è stato per certi aspetti creato dallo sviluppo delle ferrovie, tra le quali il Meredo si incunea verso Seregno, e le ferrovie costituiscono un po' quella che è la sua giovane pelle, che ha permesso gli scambi, diciamo, tra il Meredo e il resto del territorio. Noi che ci abitiamo sicuramente amiamo questo territorio per la sua particolarità, ma perché non è da tutti abitare all'interno di un parco, non è da tutti vivere quella che è l'emozione di vedere ancora animali selvatici, di vedere i campi coltivati, il ciclo delle coltivazioni durante l'anno, vedere nelle cascine ancora produttive, come si può dire, quella che è la memoria di un tempo che oggi, fortunatamente al Meredo, tutti noi possiamo ancora ritrovare. Con lo sviluppo dell'edilizia popolare negli anni 70, un'altra piccola ma importante area verde è stata regalata al quartiere. Qui i primi bambini della zona ci giocavano e li chiamavano i campetti. Ora ci sono dei giochi per i più piccoli e per i più grandi un campo di calcio, uno di pallavolo e uno di pallacanestro. Oggi questo spazio comprende anche un boschetto, sarà collegato agli orti comunali e sarà chiamato Parco della Pace, dove ogni tanto si allena anche il basket Seregno. Oggi Sant'Ambrogio conta più di 8.000 abitanti, ha diversi servizi e negozi. Ma cosa c'era e come si viveva nel quartiere nei primi anni 60 del Novecento? Lo chiediamo alla signora Tina, una delle nostre memorie storiche. Dunque, sono arrivata negli anni 60 e c'era tanto verde, il bosco, qui non c'era niente, dove abitavo io era tutto terreno e non c'era neanche la chiesa, era proprio quelle 4 cascine e basta. Dopo hanno subito incominciato a costruire la chiesa e lì è stato bello perché appena è stato pronto sotto, Don Luigi veniva a dire la messa la domenica, così non andavamo più in centro, no? Perché d'estate va via, ma d'inverno un bel pezzetto. Quando ho cominciato a fare la chiesa, che Don Luigi mi mandava in giro a portare le buste natalizie, eravamo in 28 e poi l'anno dopo
70 e qualcosa, l'anno dopo 200, proprio c'è stato un boom straordinario. Poi non c'era la via Nazioni Unite, lì era tutto terreno anche lì. Dopo hanno fatto la Piazza Fari, molto bella. Quest'estate abbiamo fatto la cena in bianco, no, in Piazza Fari. Eravamo più di 100, ognuno si è portato qualcosa ed è stato bellissimo. La piazza Don Luigi Fari è uno spazio verde nella zona della Cascina Nava, quella con il dipinto della Madonna del Pianto, ideato alla fine degli anni '80 ma che attende ancora una vera riqualificazione. Sia il comitato che l'amministrazione cercano di renderlo vivo come spazio di eventi di quartiere, ma anche come mercato. Dal 2022, infatti, Coldiretti ha scelto Piazza Fari come sede del mercato agricolo di Campagna Amica, dove si possono trovare prodotti a chilometro zero. Qualche decennio dopo della signoratina è arrivato nel quartiere anche il signor Giovanni, proveniente dal sud. Io sono arrivato qua in via Bottego a novembre del 1976, sono 47 anni che abito qua. Mi ricordo ancora che c'era qua, in via Solferino c'era il Vegè, la parrucchiera, c'era la fruttivendola e tanti ricordi, tanti. Poi mi ricordo che si facevano i tornei al Crocione, tornei di calcio. La foto là sono io con in braccio mio figlio, qua nel giardino delle case qua dell'Aler, che prima era IACP di Milano, neanche di Monza. Ho in braccio mio figlio e dietro si vede la cascina, che adesso qua c'è la palazzina, qua di fronte in via Bottego, e là c'era una signora, noi la chiamavamo la Dama Bianca, aveva i capelli bianchi, me la ricordo ancora, sono passati 47 anni. Quella foto del 81-82 e sotto c'era la bottega del falegname, me lo ricordo benissimo, come fosse ieri. Tanti ricordi qua. Un'altra memoria storica del quartiere è il signor Fernando, nato oltre 90 anni fa proprio in via Bottego, la strada che collega la via Edison con il centro e il quartiere Santa Valeria attraverso il passaggio a livello. E io sono nato qui a quella cascina, la cascina di Fuit, che i miei genitori sono stati lì 136 anni, dal mio bisnonno, mio nonno, mio papà. Di cascine qui ce n'erano 6 o 7, non di più. Tanto era che quando è stato fatto l'oratorio, i ragazzi dell'oratorio, la prima corsa che hanno fatto era la corsa dei 5 cortili che faceva i Fuit, i Picun, i Nava, i Cabià e i Bourneuf. Allora c'era tanto entusiasmo nei ragazzini per la corsa lì che hanno fatto. Davanti all'oratorio era tutto terreno, nel terreno lì facevamo le Olimpiadi, tagliavamo l'erba, la rasavamo bene, tiravamo le strisce per le corse. Io avevo fatto un pacchetto per la prima, seconda e terza, e i ragazzi tutti entusiasti, se vincevano andavano su, davamo qualche premietto e lì ha cominciato. L'oratorio non c'era, abbiamo fatto 2 pali in fianco alla casa della chiesa e facevamo la pallacanestro lì. E in cantina si faceva l'oratorio. Oggi in via Bottego, al posto della cascina, c'è il centro di aiuto alla famiglia, dove nel 2004 si presentava il contratto di quartiere, un tentativo di riqualificazione degli edifici Aler conosciuti da tutti come Crocione. Poi dal dicembre 2007 vi si è riunito il Comitato Spontaneo e dal 2017 è la sede di una scuola di musical e teatro, di fronte alla quale ci sono lo spazio civico, dove si ritrova l'attuale comitato di quartiere, e lo spazio sociale In Contatto, con le panchine, una con i colori della bandiera della pace e l'altra rossa contro la violenza di genere. Proprio la presenza della scuola ha portato nel 2022 alla realizzazione sul muro della palazzina il murale per dire no al bullismo e alla discriminazione, dal titolo Follow Your Dreams, a cura dell'artista Duty Gorn. Il crocione, o come lo chiamano gli anziani Crozun, grande crocifisso, fu posto nel 1931 nella vicina via Solferino, sul punto dove la storica strada curva verso il quartiere San Carlo. Negli anni 90 è stato spostato vicino agli orti comunali, dove è tuttora.
della chiusura del passaggio a livello che collegava la via Solferino con il centro di Seregno tramite la via Magenta, fiorivano nella via diversi servizi e negozi, lungo le case di ringhiera ad un piano con i cortili interni. Le uniche attività di quel tempo che sono ad oggi sopravvissute sono il barbiere e il bar. Ora il collegamento con il centro città è solo un sottopasso ciclopedonale aperto nel 2009, ma che fin da subito è apparso un non luogo. Su richiesta del comitato di quartiere, questo sottopasso è stato riqualificato con un'opera di street art realizzata nel 2021. L'installazione dell'artista Christian Sonda dal titolo La freccia azzurra, ispirata ad una favola di Gianni Rodari, ha regalato finalmente a questo spazio un'identità e il piacere di attraversarlo. Definire Sant'Ambrogio il quartiere della street art di Seregno forse è ancora un po' presto, ma anche alle scuole medie Mercalli di via Gramsci, sulla facciata sud, troviamo un altro murale dell'artista Pepe Gaca, con il tema dell'energia rinnovabile, realizzato nel 2022. Nello stesso complesso c'è anche il Liceo Parini. Questa zona è sempre stata caratterizzata dalla vocazione sportiva della città per l'imponente presenza dello Stadio Ferruccio. Costruito nel 1934 dall'imprenditore Umberto Trabattoni, è intitolato al figlio Ferruccio, scomparso all'età di 7 anni in un tragico incidente. Su progetto dell'ingegner Giuseppe Calastri e dell'architetto Ambrogio Silva si era deciso di ubicarlo a sud della ferrovia per essere facilmente raggiungibile da Desio e da Milano. Dal 1937 lo stadio è proprietà comunale e nel 1949 l'impianto ha visto svolgersi le gloriose partite del Seregno Calcio, arrivato addirittura in Serie B sotto la presidenza dell'imprenditore Romeo Mariani. Andiamo a scoprire come viene vissuto oggi questo luogo storico dello sport seregnese. Per me Sant'Ambrogio è vita perché sono nata qui e vivo qua appunto da 26 anni e per me è sempre stato un quartiere bellissimo e di cui parlo sempre molto volentieri, facendo un po' anche da promoter di quest'area oltre che della città di Seregno. Sicuramente il quartier Sant'Ambrogio, per esempio, come punti centrali ha la vicinanza alla stazione che è raggiungibile un po' da tutte le parti a piedi e la vicinanza in auto alle principali
insomma a strade, e poi sempre a piedi si può trovare tutto, principalmente anche la chiesa Sant'Ambrogio, che è uno comunque dei centri del nostro quartiere, e poi vicino a casa mia, proprio a 3 passi, c'è lo Stadio Ferruccio, luogo in cui ho passato anni di vita, credo 6 o 7, la disciplina dell'heptathlon, che sono 7 discipline, ed è bello perché appunto non ci sono tante società che permettono di sperimentare questo tipo di disciplina, perché c'è bisogno di un allenatore di riferimento che sappia appunto allenare tutte e 7 le discipline, che sono il salto in alto, il salto in lungo, i 100 metri ostacoli, i 200 metri piani, gli 800 metri piani, il getto del peso e il getto del giavellotto. Lo Stadio Ferruccio, che tra l'altro appunto è raggiungibile a piedi o in bicicletta da qualsiasi punto del quartiere, è stato recentemente rifatto, quindi non lo stadio ma la pista di atletica proprio in modo specifico, che questo è fondamentale per gli atleti perché appunto la qualità dello spazio in cui ci si allena fa anche non solo il benessere fisico ma anche i risultati che uno può ottenere. Quindi abbiamo una pista bellissima, nuova, azzurra, tutta illuminata anche appunto con i fari alla sera, che anche questi sono nuovi, e quindi è proprio uno spazio che può offrire tantissimo. Il quartiere Sant'Ambrogio, essendo una delle parti più moderne della città di Seregno, è dotato di ampie strade e numerosi parcheggi, che lo potrebbero caratterizzare come un distretto commerciale ideale. La via Edison, che lo attraversa quasi tutto, può considerarsi un vero e proprio boulevard con le sue piante ad alto fusto ai lati della strada. È il centro di questa nuova vocazione che in passato fu della via Solferino. La maggior parte dei servizi, come la farmacia e i negozi, infatti si concentrano in questa zona, dove è stata prevista anche una fermata della metro tranvia Milano-Seregno. Se gli anniversari servono non solo a guardarci alle spalle, ma soprattutto ad immaginare il futuro, non possiamo non concludere questo nostro tour senza uno sguardo alle Officine Mariani. Questa vasta area, che risale addirittura alla fine dell'Ottocento ed è attualmente compresa tra le vie Milano e allo stadio, è un vero e proprio sito di archeologia industriale ormai dismesso da 40 anni circa. Fondatore dell'azienda metalmeccanica dal nome originario di Costruzioni, poi Officine Meccaniche, fu Francesco Mariani, che avviò la produzione nel 1896 e poco dopo, nel 1899, l'impresa fu rilevata dal fratello Romildo. Le officine furono portate al successo negli anni 40-60 dal figlio di Romildo, Romeo Mariani, contando oltre 200 dipendenti. Proprio quel Romeo, che portò il Seregno Calcio in Serie B, non fu solo un ottimo imprenditore, ma anche un generoso benefattore, insieme alla moglie Giovanna Rosa, chiamata Gianna. Ad entrambi i coniugi fu intitolata infatti la scuola materna parrocchiale di Sant'Ambrogio in via Dognocchi 16. Oggi l'area dismessa delle Officine Mariani costituisce un'occasione di trasformazione non solo per Sant'Ambrogio, ma per l'intera città, sia per la vicinanza con l'area ex Pirelli che con la stazione delle ferrovie, il capolinea della metro tranvia e il terminal degli autobus. Anche altri volti e altre storie sono sicuramente le protagoniste del quartiere, ma in questo breve documentario non possiamo citare tutto e tutti. Sant'Ambrogio, una parrocchia, un quartiere di Seregno, è anche il titolo del Ciculabet numero 36, edito da Seren della Memoria, in occasione di questo anniversario della chiesa parrocchiale, e che ci presenta diversi aneddoti anche del quartiere, non solo per conoscere il passato, ma anche per conoscere cosa ci aspetta per il futuro.